Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a fare i video tutorial con i Sonoff come facevo all'inizio. È un po' che non ne faccio perché comunque avevo cercato di coprire un po' tutto lo spettro delle varie installazioni, ma oggi torno su un tipo di installazione che nel tempo ha creato parecchi problemi. Si tratta dell'installazione di un Sonoff in un impianto dove ci sono i deviatori. Cosa sono i deviatori? Sono i punti di comando, che possono essere due o più, che comandano un'unica lampadina, ma con questi comandi che sembrano degli interruttori perché fanno il classico clac permanente, ma che in realtà sono dei deviatori, e vedremo dopo meglio come è strutturato il tutto. Useremo per questo tutorial un Sonoff Dual R3 in versione light perché costa un po' meno e va benissimo per fare questo. Farò poi un video dedicato per valutare la differenza tra il light e il normale. Ma ora, prima di andare avanti, due cose: uno, scusatemi per la voce ma sono raffreddatissimo e molto chiuso; due, iscrivetevi al canale perché non vi costa niente, è l'unico modo per supportarmi in maniera gratuita, altrimenti ci sono anche gli abbonamenti o le donazioni PayPal. Andiamo avanti col video, vi faccio vedere un po' tutto, ma un'altra cosa che voglio dire importante: non sto a spiegarvi tutta la fase di come funziona un deviatore. Vi invito calorosamente a dare un'occhiata comunque al vecchio video del Sonoff col deviatore che vi lascio qui nelle schede e del quale vi metto un link in descrizione, perché serve a farvi capire come funziona il vostro impianto. Magari seguendo i passaggi riuscireste lo stesso a ottenere il risultato, ma per me è molto importante cercare di farvi capire come funzionano le cose. Quindi vi invito a guardare tutto il video e vi lascio comunque un piccolo estratto di quel vecchio video di più di un anno fa. Mamma mia, quanti ricordi. Abbiamo il nostro deviatore raffigurato con appunto tre fili, quindi il filo che arriva e i due che escono. Lui cosa fa? Devia da uno all'altro. Vi faccio vedere esattamente cosa succede. Noi abbiamo qui i nostri due deviatori che, in base a come vengono premuti, vanno a cambiare lo stato della tensione o del segnale che passa. Quindi noi, raffigurando il tutto con queste semplici righe, vi faccio vedere come qui passi la tensione con questa posizione di deviatori. Cosa succede? Se io ne premo uno, la tensione si ferma, quindi non va all'altro capo. Se io lo richiudo, va di nuovo. Ma la stessa cosa succede di qua, quindi se io lo muovo lui mi apre il circuito, se io lo richiudo mi chiude il circuito. Ma questo va fatto anche all'incontrario, nel senso che se io adesso ho il circuito chiuso lo posso aprire di qua, ma lo posso richiudere di qua. Quindi qui è chiuso, qui sotto è aperto. Cosa vuol dire? Che ogni pressione sul deviatore, indipendentemente da quale sia il punto, mi va ad aprire o chiudere il circuito. Vedete? Quindi questa è la funzione dei deviatori. Per l'occasione ho riesumato il mio vecchio banchetto di simulazione con le scatole e gli interruttori, con molto piacere, perché è stata un po', la partenza del mio canale. Ora vediamo un po' come montare il tutto. Qui abbiamo una situazione dove abbiamo due deviatori che accendono un punto luce. Ok? Vedete, da qua lo spengo e lo accendo, da qua lo spengo e lo accendo. Lavorano in questo modo. Perché sono deviatori? Perché deviano da questa parte a questa. Questo è un impianto che comunemente viene chiamato da voi utenti, quando mi scrivete all'assistenza, un impianto con una luce e due interruttori. Impariamo la differenza tra interruttori e deviatori, perché l'interruttore è quando c'è un comando che fa lo scatto. Ok, quindi scatto accende, scatto spegne, perché poi c'è il pulsante che è questo che clicca. Ok, clicca, torna indietro e normalmente pilota un relè. Questo è il pulsante. Quindi, parlando di interruttori, se fa il click ma ce ne sono due o più, abbiamo un impianto fatto a deviatori. Quindi se sono due deviatori. Se ce ne fosse un terzo, un quarto, eccetera, quello in mezzo, all'impianto sarebbe invertitore. Come lo riconosciamo? Lo riconosciamo perché dietro ha 4 fili. Questi vi farò vedere che ne hanno 3, l'invertitore ne ha 4, ma in questo caso non ci interessa. Se trovate l'invertitore lo lasciate perdere, perché noi lavoriamo sui due deviatori. Ora vediamo come identificare i fili e tutta la composizione dell'impianto, poi passiamo all'integrazione del nostro Sonoff. Per prima cosa apriamo le due scatole dove ci sono i deviatori e vi farò comprendere quali differenze eventualmente potrebbero esserci. Dunque, l'impianto potrebbe essere fatto in questo modo.
come è fatto l'impianto? C'è una luce che passa dentro una scatola dove c'è un deviatore. Come faccio a capire che passa dentro? Perché oltre al filo di fase che arriva dal deviatore abbiamo qua anche la terra e il neutro che passano e vanno in questo caso poi alla derivazione. Il collegamento tra i due deviatori avviene passando attraverso la derivazione. Vedete questi due fili rosa? Questi sono i fili della deviata. La deviata è il ballottaggio, diciamo, che c'è tra un deviatore e l'altro per fare i comandi. Vedete che i due fili rosa passano qui in derivazione e vanno all'altro deviatore. E poi avremo un filo di fase in un deviatore e un filo di fase sull'altro deviatore. Noi dobbiamo lavorare sull'ultimo deviatore, quello che manda la fase alla lampadina. In questo caso è semplice perché vediamo che la lampadina passa di qua e sappiamo che questa è l'uscita. Quindi se questa è l'uscita, questa fase qua è l'arrivo. Infatti questo filo va poi a giuntarsi direttamente con la fase che arriva dall'impianto. Se la configurazione non fosse questa, potrebbe essere un'altra, ad esempio la lampadina che passa dalla derivazione o la lampadina che passa da una 503 e il ballottaggio che passa da una 503 all'altra. Questi due fili rosa potrebbero anche essere diretti tra queste due scatole. Ci sono vari modi di comporre l'impianto quando si mettono le tubazioni e si murano le scatole, ma il concetto di funzionamento che dovete capire riesco a riassumerlo in questo piccolo esempio. Ora, se non avete il punto luce che passa dalla 503 ma ce l'avete che viene direttamente in derivazione, voi magari vi ritroverete due deviatori montati in due scatole esattamente in questa configurazione, quindi con tre fili che arrivano. Io ora ho messo i fili colorati di rosa per distinguerli, potrebbero essere dei normalissimi colori di fase, quindi marrone, grigio, nero, o potrebbero essere colorati. Questo non ci importa perché noi abbiamo su ogni singolo frutto uno schema disegnato dove in questo caso su questa serie della Wimar ci segna i tre morsetti come L, 2 e 3. Se noi andiamo a leggere qui direttamente sul nostro frutto vedremo che questo morsetto qua dove c'è la fase si chiama L1, poi ci sono il 2 e il 3. Bene, se noi ci ritroviamo nella condizione di avere due 503 uguali, per capire qual è la 503 dove arriva la fase e che quindi non ci interessa e qual è la 503 dove esce la fase che fa alla lampada, procediamo in questo modo. Si torna ad usare il caro vecchio buon cercafase. Questo è uno strumento molto semplice, banale, che costa €1 o poco più. Toccando con la punta del cacciavite il filo di fase e toccando la capocchia qua con il nostro corpo, quindi con un dito, qui dentro c'è una lucetta. Questa lucetta si accende solo quando sente la fase. Quindi questo serve sia per vedere se l'impianto è fatto bene, cioè se le fasi sono fasi e i neutri sono neutri, e sia per trovare le fasi quando stiamo controllando un impianto che non conosciamo o che non riusciamo a interpretare. Come funziona? Ve lo faccio vedere subito. In questa fase saremo al buio, ma vi faccio capire che toccando il filo di fase vedete che si accende questa lucina. Bene, qui si accende sulla fase. Sull'altro filo di fase non si accende, vedete? Perché la lampadina è spenta. Se la lampadina fosse accesa, io avrei la fase anche qui. Quindi a luce spenta, purtroppo da fare con l'impianto alimentato, quindi prestare attenzione, riusciamo a capire quale delle due 503 è quella con la fase diretta. Quindi è questa, perché la fase qui c'è sempre. Arrivati a questo punto, identificata la scatola con la fase in uscita, possiamo intanto, per non fare confusione, chiudere quella che non ci interessa e iniziare quindi a lavorare nella 503 dove andremo a installare il son-off. Quindi ora si toglie corrente, prendiamo il nostro son-off e vediamo come lavorare. Dunque noi dovremmo sconnettere la fase in uscita, questo filo qua che va alla lampada, e portarlo sull'uscita L-out 1. Potremmo usare anche il 2, ma per ordine, per dare un senso al lavoro, usiamo l'uscita 1. Filo di fase che va alla lampadina diventa L-out 1. Se vedete che il rame esce fuori dal morsetto perché avete spelato troppo lungo, lo si accorcia un pelino. I fili controllateli sempre e tirateli bene perché queste morsettiere non sono proprio eccezionali, da essere sicuri. Trasferita l'uscita per la lampadina in gestione al nostro son-off, dobbiamo dare il comando della deviata al nostro son-off. La fase che usciva qui dal morsetto del deviatore, che prima andava alla lampadina, dobbiamo mandarla con un pezzo di filo al morsetto S1.
quindi da S1 all'uscita della nostra deviata. In questo modo abbiamo interposto il nostro son off sulla deviata tra l'ultimo deviatore e la lampadina. Ora viene il problema della situazione, che è facilmente risolvibile. Il nostro son off, per funzionare, ha bisogno sia di una fase diretta che di un neutro diretto. Se noi abbiamo la luce che passa da qui, come in questo caso, e abbiamo il blu abbastanza lungo, potremmo interromperlo per fare una piccola aggiunta e aggiungere un pezzo di filo da portare sul neutro. Oppure, visto che dalla derivazione dobbiamo comunque portare una fase diretta fino al nostro son off, bisogna infilare uno o due fili nella tubazione, potremmo, già che ci siamo, portare sia una fase che un neutro solo per il nostro son off. Ovviamente in questo caso diventerebbe più semplice l'installazione se la nostra lampadina partisse dalla scatola di derivazione. Perché dico questo? Perché in questo modo andremo a montare il son off qua dentro e avremo già la fase da prendere nelle giunte, il neutro da prendere nelle giunte, e saremo anche più comodi perché far stare poi il Dual R3 qua dentro è fattibile, ma non è proprio la sua collocazione ideale, perché se avete delle scatole murate troppo in fuori o delle serie molto profonde potrebbe crearvi dei problemi. Ora vi faccio vedere che il son off comunque dentro ci starebbe, vedete? E la scatola si riuscirebbe anche a chiudere, ma c'è qualche millimetro di incombenza, quindi se la scatola ha quel mezzo centimetro di intonaco tra il bordo e il telaio ci state senza problemi. Se siamo proprio a filo abbiamo già qualche piccolo impedimento che potrebbe non consentire un montaggio perfetto. Il consiglio che vi do è che, visto aver comunque l'esigenza di passare dei fili, noi potremmo comunque spostare il nostro son off nella derivazione e allungare il filo della lampada in uscita e anche il filo di comando del deviatore fino alla derivazione, perché tanto se dovete portare un filo o due da una scatola alla derivazione, se il tubo non è proprio strapieno non vi cambia tanto la vita, ma avere il son off in derivazione invece dà una comodità maggiore. Vi ho fatto vedere come collegarlo nella scatola, ora vi faccio vedere come spostarlo in derivazione. Scolleghiamo quindi la lampada e scolleghiamo anche il ponticello dal deviatore al son off. Dobbiamo innanzitutto allungare questo filo dalla scatola alla derivazione, quindi aggiungere in questo caso un filo marrone che va alla lampada, e poi abbiamo bisogno anche del filo di uscita dalla deviata per portarlo all'S1 del nostro son off. Ho cambiato colore per non incasinarvi. Usando anche un morsetto rapido di questi che vi lascio poi in descrizione, facciamo un'aggiunta sul filo che mi allunga la fase che va alla lampadina, in questo modo, e l'altro filo di fase che abbiamo aggiunto lo usiamo per collegarci all'uscita del deviatore. In questo modo lascio un attimo la scatola aperta, così ci viene più facile capire tutti i vari collegamenti. Torniamo al nostro son off dual. Come prima mettiamo l'uscita della lampadina, quindi il filo marrone che abbiamo allungato, su L-out 1, la fase che abbiamo preso in uscita dal deviatore, che abbiamo quindi riportato in derivazione, la colleghiamo su S1, quindi qui sopra. Quindi abbiamo fatto esattamente quello che abbiamo fatto prima nella scatola e vi consiglio spassionatamente di procedere in questo modo per non incasinarci nella scatola. Scatola che ora possiamo chiudere. Ora non ci resta che alimentare il primo morsetto N-in del son off prendendo un neutro da tutti i neutri che abbiamo in derivazione. Ovviamente se nel quadro del centralino avete dei differenziali che separano la forza, quindi le prese, dal circuito luce, lavoriamo utilizzando i neutri e le fasi del circuito luci, quindi se l'elettricista le assegnate bene, altrimenti dovete capire quali sono per non far scattare il differenziale. Aggiungiamo quindi un neutro che portiamo sul primo morsetto N-in. Ora dovremo aggiungere anche una fase dal morsetto L-in, che tra l'altro è doppio, può essere usato come ponticello per comodità, a tutte le fasi dell'impianto. Installazione a livello hardware terminata. Ricapitolando, abbiamo portato un neutro diretto per alimentare il son off e una fase diretta per alimentare il son off, una fase in uscita che è questo filo marrone che fa tutto il giro e va alla lampadina, e una fase di comando in ingresso che è il filo grigio che arriva dal nostro ultimo deviatore.
Ora ovviamente abbiamo ancora un canale libero per aggiungere eventualmente un altro controllo, che potrebbe essere quello di una luce sotto relè o eventualmente anche di una luce sotto interruttore, giusto per sfruttare il canale libero. Il concetto del Sonoff Dual è che in ingresso deve avere una fase, quindi non un contatto ma una fase vera, che arriva da qualsiasi cosa, che può essere un interruttore, un relè o un deviatore, come in questo caso. Rido corrente, aggiungiamo il dispositivo all'app e vediamo come funziona. Appena alimentato, il Sonoff deve essere in questa modalità di accoppiamento, quindi 2 lampeggi veloci e uno lento. Apriamo la nostra app WeLink. Ho visto che i miei colleghi youtuber hanno apprezzato molto il mio modo di mettere la schermata di registrazione di WeLink qui a sinistra, magari l'hanno spostata a destra, quindi mi fa piacere perché vuol dire che è un sistema apprezzato per visualizzare i passaggi. Aggiungiamo un dispositivo con il più qua sotto blu, ma attenzione, il Sonoff Dual non si aggiunge in modalità accoppiamento rapido ma in modalità accoppiamento Bluetooth. Chiede se l'indicatore lampeggia correttamente, diamo una spunta qui, andiamo avanti con prossimo. Lui trova un dispositivo subito, ovviamente dovete avere il Bluetooth del cellulare attivo. Clicchiamo connetti. In questa fase dobbiamo selezionare la rete wifi da 2,4 GHz a cui vogliamo connetterci e mettere la password. Salviamo. Lui trova il dispositivo in maniera super veloce. L'assistente vocale di Amazon ha anche già trovato i dispositivi. Dunque in questa fase è molto importante fare attenzione a dare i nomi dei dispositivi, poi vi farò vedere perché. Lo chiamo Light in questo caso, lui è in taverna ma si può anche ignorare la stanza, e diamo completato. Ora dobbiamo controllare 2 o 3 cose e fare una piccola configurazione. Entriamo nel nostro dispositivo Light appena aggiunto, dobbiamo scegliere se usarlo in modalità interruttore o motore, scegliamo interruttore e scegliamo anche la modalità di attivazione esterna. Sul canale 1, che è quello che stiamo utilizzando, la modalità bordo. In modalità inseguimento lui sarebbe spento solo se la fase in ingresso manca e acceso solo se la fase in ingresso è presente. Noi teniamo la modalità bordo perché serve ad alternare correttamente il funzionamento tra il controllo via app e il controllo cablato. La modalità impulso servirebbe per collegare un pulsante come quello che abbiamo visto prima. Quindi teniamo modalità bordo e salviamo. In questo caso vedete che rileva un nuovo firmware disponibile, lo facciamo subito, quindi 3 puntini in alto a destra, versione attuale 1.3.0, mi dice che c'è la 1.4, procediamo all'aggiornamento, diamo conferma e attendiamo che sia finito, verrà fuori qui un messaggio. Dispositivo Light, aggiornamento riuscito. Già che siamo in questa schermata vi faccio che è importante in questa fase cambiare il nome, quindi dentro nome noi abbiamo dato il nome Light generico al dispositivo, ma dobbiamo rinominare i 2 canali perché altrimenti rimarrebbero chiamati canale 1 e canale 2. Torniamo indietro, di tutte le impostazioni abbiamo già definito quello che è importante, possiamo scegliere di attivare o meno l'indicatore di rete e di determinare lo stato di accensione. Consiglio sempre di mettere su entrambi i canali ultimo stato, in modo che in mancanza di corrente, quando ritorna, torna tutto come era prima. Altre impostazioni per ora non ci interessano perché l'inching in un comando con deviatore potrebbe servire se magari dovete accendere un disimpegno che volete si spenga dopo determinato tempo, allora attivate l'inching, ossia un ritardo dopo il quale si spegnerà l'uscita. Quindi ora abbiamo il nostro dispositivo Light, il canale deviatore possiamo accenderlo o spegnerlo e ovviamente dovrebbe funzionare anche il nostro deviatore. Quindi vedete che si accende e si spegne dall'altro deviatore. Possiamo accenderlo dal deviatore, spegnerlo dall'app, riaccenderlo dal deviatore, spegnerlo dall'app, deviatore e deviatore. Funzionamento perfetto. Per il discorso di Alexa funziona in questo modo. Noi dobbiamo tornare indietro, entrare nella nostra applicazione. Prima di tutto, se è la prima volta che montate un Sonoff, bisogna abilitare la skill. Ho fatto un video dedicato per questo procedimento, ve lo lascio qua nelle schede. Una volta che c'è la skill attiva dobbiamo andare nei dispositivi. In tutti i dispositivi vedete che troviamo Light Switch, Light canale 2 e Light deviatore. Se noi usiamo Light canale 2, lui accende e spegne il canale che non è collegato. Se noi usiamo Light deviatore, è la parte connessa al nostro deviatore. Quindi cosa succede? Che in questo caso noi, per dare il comando corretto col vocale, dovremmo dire accendi Light deviatore, che però scritto così lei probabilmente lo prenderebbe come Lite deviatore. Light curtain non viene usato.
light switch, questo qui, praticamente accende e spegne entrambi i canali. Nel nostro caso, con un solo canale collegato, potremmo anche usare questo per tutto e il canale non utilizzato farebbe comunque al nostro caso, perché comunque accenderebbe e spegnerebbe il nostro deviatore. Ma se vogliamo sfruttare anche la seconda uscita, bisogna per forza di cose distinguere i due dispositivi. Quindi avremo qua light canale 2, light deviatore. Conviene dare un nome più gestibile a livello vocale oppure creare una routine. Noi proviamo a cambiare il nome, a metterlo più gestibile, quindi torniamo in EWI-Link e il nostro light lo chiamiamo luce. È importante mettere dopo la voce luce uno spazio. Vedete, in questo modo sarà più facile gestirlo anche con Alexa. Quindi alla fine dovremo avere il nostro dispositivo che si chiama a livello globale luce, ma con lo spazio dietro, vedete che c'è uno spazio, e il primo canale che si chiama deviatore. Usciamo da capo, torniamo nel nostro assistente vocale, in tutti i dispositivi vedete che troviamo luce switch e luce deviatore, vediamo come funziona. Accendi luce deviatore, vedete che si accende e ovviamente posso spegnerlo anche dal comando tradizionale. La stessa cosa, come vi ho detto prima, la farebbe se usiamo lo switch. Accendi luce switch, perché ovviamente in questo caso non stiamo usando entrambi i canali. Arrivati in questa condizione avremo il nostro dispositivo che può essere alloggiato tranquillamente nella nostra scatola di derivazione e i nostri deviatori che continuano a funzionare perfettamente col comando tradizionale e anche a livello domotico. Bene, spero di avervi dato uno spunto per trovare una soluzione un po' più semplice rispetto a quella che avevo prospettato nei video precedenti. Perché ho scelto di usare il Dual R3? Perché all'ingresso di fase. Perché non ho scelto di usare il nuovo Sonoff Mini R3 con l'S-Mate? Perché ritengo più semplice e affidabile questa, e perché lo sto ancora studiando. Infatti non ho ancora pubblicato niente apposta perché sto cercando di capire bene come sfruttarlo. Come sempre seguitemi su Instagram, sul mio canale Telegram o sulla mia pagina Amazon Massidattoli Tech Solution. Io vi ringrazio, sto preparando un po' di video, ci vediamo quindi al prossimo video o in una diretta del giovedì sera. Ciao da Massidattoli!